Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, questo è un video richiesto da una nostra sorella che mi manda sempre degli spunti straordinari di lettura che servono proprio a una presa di consapevolezza sempre più profonda e sono quei video click, quei video click, non i video zapping, no, i video click. Allora la nostra sorella mi fa queste tre domande, da cui poi è nata una mia riflessione, no? Per cui poi ho strutturato la lettura. Allora, nostra sorella chiede: quanto è egoico l'obiettivo per cui sento una grande forza propulsiva? C'è in gioco la mente. La mente le dice: ma questo è egoico, attenta che quello è egoico. Quale scenario si apre una volta che avrò canalizzato il coraggio per fare questo salto? Qual è la ferita che viene trasmutata una volta che mi sarò lasciata andare a questo richiamo? È una lettura straordinaria che mi ha fatto riflettere molto, no? Su tutto il lavoro che facciamo, che vi faccio fare sul canale. E mi è venuta l'esigenza di raccontarvi come avviene il principio di creazione del mago, dello sciamano, della sciamana, dell'alchimista, no? E che poi già state facendo. Adesso mettiamo in parole quello che già state facendo. Allora, oggi, al giorno d'oggi, gli uomini creano la loro realtà sulla base di falsi miti sociali, no? Questo lo sappiamo, ve l'ho spiegato in tutti i podcast, che sono i miti del controllo, del possesso, il potere, voglio avere il potere sugli eventi, li controllo io gli eventi, no? E questo è grande inganno, per cui tutte le situazioni che nascono da questa matrice vengono distrutte, soprattutto in questo periodo storico chiamato Kali Yuga, perché che non fa sconti, non si fanno compromessi con l'anima. E quindi sono proprio quei falsi dei, no? Il mito del potere, il mito del controllo, che all'opposto non generano successo, ma generano paura e frustrazione. E quando è che è successo tutto questo? Perché all'inizio l'uomo viveva nel paradiso, no? Il paradiso degli origini, dove è unito al tutto. Ecco, quando è che è accaduta tutta questa storia qua? Con la nascita degli imperi. La nascita degli imperi si fonda proprio sulla separazione dell'uomo dall'unione naturale con il divino e si fonda sulla connessione di ogni singolo individuo a un unico Dio lontano, no? Messo in un cielo lontano e separato da lui. Ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 9, il Dio tanto temuto, no? Dove, quando è arrivato Costantino, che fece? Allora, bruciò i pagani, bruciò le streghe, no? Coloro che professavano un'altra religione che non era il cristianesimo, veniva bruciato, messo a rogo. Ve l'ho spiegato anche nel podcast Dio è il Lucifero il tuo Dio. Quindi la religione è unica e con questo si fanno gli imperi. E quindi hanno messo l'individuo separato da Dio, sparando questo Dio in un cielo lontano, separato da lui, che quindi non è più un Dio che sta nella natura, che sta dentro l'uomo, espressione della natura, ma abita in un cielo lontano. E questo stesso Dio che abita in un cielo lontano è il garante della scala di valori di bene e male sulla base dei quali l'impero viene governato. Quindi, siccome tutto ciò che manifestiamo è frutto dell'unione con l'invisibile, perché tutte le immagini che manifestiamo durante la giornata, nella nostra vita, sono frutto di una relazione tra umano e divino. Tutte. Ma se l'uomo si sente separato dal divino, che succede? Che ha paura del divino e quindi crea sulla base di miti sociali. Potere, controllo, paura, vittimismo. Quindi farà delle manifestazioni terribili perché le crea sulla base di calcoli mentali, vantaggio, svantaggio, che lo metteranno sempre nella posizione di difendersi, di proteggersi e quindi vuole avere il controllo sugli eventi perché ha paura, non ha fede, non ha Dio dentro di sé. Quindi l'uomo privato della sua unione erotica, che significa unione generativa, procreativa con il divino,
l'uomo non è più il co-creatore delle immagini insieme al suo Dio, ma diviene vittima della realtà, sprofondando nella paura e nella sofferenza. La paura è lo strumento che garantisce la continuità degli imperi. Quindi è solo riappropriandosi dell'unione con il proprio Dio, che non sta in un cielo lontano, che è il tuo sé superiore, che è il tuo amante mistico, la tua sposa celeste, ecco, soltanto riappropriandosi dell'unione con il proprio Dio che l'uomo diventa mago. E come si chiama questa unione? L'avete sentita sempre nominare, ma non avete capito che era questa. Ierogamia, nozze alchemiche. Ecco, tu sei in ogni istante in connessione col divino, perché sei emanazione del divino. Tu sei incondizionatamente amato. Questo è il tuo stato naturale. Quindi, in virtù della tua incessante unione con il divino, tutto ciò di cui hai bisogno ti viene dato prima ancora che tu abbia possibilità di chiedere. Vi ricordate il mito di Amore e Psiche? Psiche aveva tutto quello di cui aveva bisogno senza nemmeno chiedere. Quando è che invece perse tutto questo? Quando non si fidò più, quando perse la fede e quella notte andò con un lume della candela a vedere chi le dormiva accanto. E il Dio amore gli aveva detto: io ti darò tutto quello di cui hai bisogno anche prima che ce n'hai bisogno, a una sola condizione: tu non dovrai mai vedermi in volto, ma al buio, cioè avere la fede. E quando Psiche poi perde la fede, dovrà attraversare tutte le più nefaste condizioni karmiche per ritrovare la fede. E questa illuminazione, la storia dell'uomo, avviene in un istante, questa illuminazione qui. Ok, quindi la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Questa si chiama Yasa, è la prima legge dello yoga sciamanico. La suprema condotta è l'assenza di sforzo. Ciò non significa che non ti devi impegnare. No. Soltanto che tu ti discosti dai valori socialmente condivisi, che ti vogliono performante a tutti i costi, simile a dei modelli che la propaganda ti propone, e quindi diventi frustrato, sempre più frustrato, proprio perché non riesci a conformarti a quei modelli fasulli. Quindi ti sforzi, gonfi l'ego e poi si sgonfia. E questo porta a frustrazione e vittimismo. Ora, perché state realizzando i più grandi successi della vostra vita o sperimentando cose straordinarie? Perché lo yoga sciamanico è semplice. L'animismo, lo sciamanesimo è semplice e di una potenza ineguagliabile. Quindi, quando tu ti sforzi per raggiungere un risultato, che cosa fai? Stai tradendo la legge dell'amore ed è questo che ti separa dal tuo amante divino. Ripeto, tu ti devi impegnare, ma non sforzarti. Il grande maestro Sri Aurobindo diceva che il potere più grande che puoi attivare è la resa, lui lo chiamava il surrender, cioè la capacità di lasciarti andare agli eventi una volta che ti stai impegnando in quello che sei, che vuoi realizzare. Ma lasciati andare agli eventi. Quella cosa che oggi la psicologia da bar nella legge di attrazione dice: lascia che sia l'universo a fare. Ok, lasciarti andare. Ecco, la ierogramia è alla base dell'arte magica, le nozze alchemiche, fare l'amore con le proprie emozioni. È la base dell'arte magica, ossia l'unione erotica, o erotica che significa procreativa, con il tuo amante celeste. Per esempio, se vuoi creare successo, che è il tuo oro, il vero mago che fa? L'alchimista che fa? Lo sciamano che fa? Se vuoi creare il vero oro, l'attenzione del mago va alla mancanza di successo, alla mancanza di oro, perché quello è il suo piombo. Devi lavorare con il piombo per creare l'oro. E il Dio con il quale il mago può unirsi nella ierogramia per creare l'oro, cioè il successo, al fine di manifestare il successo, è proprio il Dio della mancanza, della penuria. Ti devi unire nell'unione erotica con il Dio della mancanza,
con il dio della penuria per creare l'oro. Allora l'alchimista contempla la propria mancanza e la onora, la potenzia, le dice ho fede in te. Ed è tutto quello che facciamo con lo yoga sciamanico. Invece la Matrix cosa fa? Il mondo cosa fa? La tua mente cosa fa? Ti dice, per esempio, che la frustrazione, che la mancanza, la penuria sono un male. Perché? Perché li giudica ostacoli al successo. Il mago invece che fa lo sciamano? Le coltiva in sé, unendosi al suo sposo e alla sua sposa nell'unione erotica, perché solo unendosi ad esso genererà loro il successo. Il dio della mancanza o la dea della frustrazione o il dio della frustrazione sono esperienze del tuo amante mistico. Quando tu ti allei a questa forza, a questa emozione, tu crei loro e generi il successo esterno. Quindi il mago, lo sciamano, la sciamana, che fa? Crea per mezzo delle forze naturali contenute nella mancanza e non secondo le leggi della mente del mondo, che invece pretendono la repressione delle forze naturali giudicate inaccettabili, frustrazione, mancanza. Quindi il mago crea sempre senza sforzo personale e senza paura. Perché? Perché il mago non è in fuga dagli dei come tutti gli altri individui, ma ne è complice ed amante. Il suo processo di creazione del mago, dello sciamano, è assolutamente diverso da quello della gente del mondo. Ecco perché il suo è un risultato di successo. Perché stanno tutti frustrati secondo le regole della mente. Devi essere performante ai modelli che la propaganda ti propone e quindi tu ti adopererai per quello, ti sforzi, rimanendo sempre vittima. Il genio chi è? È colui che fa tutto il contrario di quello che fa il mondo. Tutto il lavoro che vi faccio fare serve a questo, a sperimentare la più grande gioia mai vissuta, tutto quello a cui sono arrivata io. E lo state sperimentando perché se vi parlassi soltanto di parole o cose lette non vi arrivava niente e non facevate il successo che state avendo. Allora, ritornando alla domanda che mi ha fatto la nostra sorella, quando non siete sicuri se i vostri obiettivi siano egoici, cioè siano al servizio della Matrix o mentali comuni, no? Oppure state ascoltando il cuore, no? Come una passione delirante. Quando non siete sicuri se stanno da una parte o dall'altra, ecco, chiedetevi se state calcolando il vantaggio e lo svantaggio personale attraverso i parametri mentali comuni. Chiedetevi, ma sto calcolando il vantaggio e lo svantaggio secondo i parametri della mia mente? Perché quando c'è qualche cosa che vuoi fare, il tuo istinto lo sa. A un certo punto la mente ti dice, no, ma sarà vantaggioso per te, no, ma sarà svantaggioso per te. Però dentro c'hai una cosa che senti che tu la vuoi fare quella cosa. E allora per seguire il cuore ci vuole una buona dose di fede, ma soprattutto una sana follia. La via del cuore è quella dell'affidamento, non è quella dello sforzo e comporta sempre il rischio. La via del cuore comporta sempre il rischio, o perlomeno la tua mente ci vede il rischio perché non ha fede. Non è lo sforzo personale che usi che fa la differenza, ma lo strumento che usi. Quindi non fare mai cose che non ti danno vera gioia. Non prendere decisioni se non con il cuore. Sembra facile. Lo è, te lo dico. Ma ci vuole coraggio per farlo. Perché? Perché la mente ti mette davanti ostacoli immaginari che sono veri mostri, veri fantasmi. È per questo che dovete praticare tutti i giorni, per ottenere il disinnesto di queste fandonie. Perché
le pratiche, quelle che vi faccio fare, vi danno la forza di vincere i mostri, i fantasmi prodotti dalla mente del mondo. E allora sì, che voi godrete di gioie inenarrabili alla mente razionale. Dovete quindi mettere impegno per avere il coraggio, quello è, non sforzo, nel praticare ogni giorno, ogni attimo, perché la spiritualità è un empirismo radicale e vincente, il solo che può vincere la mente del mondo. Mi spiego? E quindi sulla base di questo ho creato una struttura bellissima, la sacra follia del desiderio, le nozze alchemiche che trasmutano la mancanza in oro. Quindi avete capito che significa unirsi eroticamente al divino? Tu ti unisci all'opposto di quello che vuoi manifestare, che è una forza, un Dio espediente del tuo sposo celeste o sposa celeste. Ti unisci all'opposto dell'emozione di quello che vuoi creare. Voglio creare l'oro, il successo, bene, mi unisco al piombo. Voglio amore nella mia vita, bene, mi unisco all'invisibilità dell'amore, che non è il non amore, alla dea della solitudine. Devo fare l'amore con il Dio della solitudine, dea della solitudine, per avere la pienezza di affetti. Il mago, lo sciamano, crea dal nulla. Non trova ciò che è stato prodotto da altri, crea dal nulla. È un alchimista, dal piombo in oro. E allora oggi andiamo a vedere, facciamo 3 atti. Vabbè, lo faccio direttamente, ve lo spiego mentre lo faccio, ok? Allora, iniziamo. La sacra follia del desiderio, le nozze alchemiche che trasmutano la mancanza in oro. Chiedo al mio amante mistico di realizzare quest'opera alchemica affinché tu possa realizzare prosperità, gioia e abbondanza. Atto primo, il volto dell'obiettivo. Andiamo a rispondere nel primo atto quanto è egoico il mio obiettivo. Prima carta, la maschera dell'obiettivo, ciò che appare alla mente razionale, il desiderio secondo la Matrix o il mito sociale, la maschera dell'obiettivo. Carta 2, la radice invisibile, ciò che realmente muove questo tuo desiderio. Il daimon, no? La missione, la passione dell'anima, la radice invisibile. Carta 3, il Dio nascosto nella mancanza. Vediamo qual è la forza, l'archetipo a cui devi unirti, qual è il Dio a cui devi unirti per trasformare il piombo in oro. Atto secondo, il salto del cuore. Adesso andiamo a vedere quale scenario si apre una volta che avrai il coraggio di lasciarti andare. Carta numero 4, il fantasma o mostro della mente. Con questa carta andiamo a vedere gli ostacoli immaginari che la mente del mondo proietta davanti a te. Carta 5, la forza del cuore, il dono dell'unione erotica. Quale sarà il dono dell'unione erotica? Carta 5. L'ho girata. Cazzola, perché? Oh, scusate, perché l'ho girata? Però non l'ho vista, c'era un qualcosa di scuro, vabbè, la teniamo così. Ma perché l'ho girata? Allora, carta numero 6. Lo scenario che si manifesta. Qual è la realtà che si apre se scegli la via del cuore e della resa? L'oro della creazione. Si vede? Sì. Procediamo. Atto numero 3. Che cosa avviene qui? La ferita trasmutata. Atto numero 3. La ferita trasmutata.
Qual è la ferita che viene guarita e trasformata? Carta numero 7, la ferita originaria, cioè la separazione dall'unione con il divino, no? Carta numero... cioè mi stanno uscendo da sole, si gira... c'è il 6 di denari, vabbè, ma io lo voglio prendere io. Comunque stanno dicendo torna tutto a posto, 6 di denari, torna tutto a posto. Allora, carta numero 8, l'atto di fede. L'atto di fede è follia, la pratica quotidiana, lo yoga sciamanico, il coraggio di seguire il cuore nonostante la mente. Carta numero 8, l'atto di fede è follia. Carta numero 9, la risurrezione. Il volto nuovo che assumi dopo le nozze alchemiche, dopo l'unione con il dio della mancanza, dio della penuria. Quindi andiamo a vedere la trasmutazione in oro, la risurrezione. Bene, allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro, partiamo. La sacra follia del desiderio, le nozze alchemiche. Allora, primo atto, il volto dell'obiettivo. Andiamo a vedere qual è la maschera dell'obiettivo. Eh sì, qua c'è il cavaliere di denari. Allora, questa carta, sai che ti mostra? Questa carta ti mostra la parte visibile del tuo desiderio. Quello che la mente razionale riconosce come obiettivo giusto. Il socialmente accettabile, no? Perché? Perché qua il cavaliere di denari è il lavoratore diligente, il lavoratore metodico. Quello che procede passo dopo passo, valutando rischi, valutando guadagni, è proprio la maschera, no? Il lavoro è fatica, ok? È tutto quello che pensi di volere perché è sicuro, perché è concreto, perché è tangibile. Per esempio, vuoi ottenere una promozione, oppure vuoi costruire una carriera stabile, perché tutti ti dicono che è successo. Sai, gli obiettivi della propaganda, no? Carriera stabile, successo, però nel profondo senti che il tuo cuore sogna di creare, di esprimere arte, oppure portare bellezza nel mondo. Ecco, il cavaliere di denari ti ricorda che la disciplina è utile, ce lo diciamo sempre, ma non deve sostituire il vero fuoco dell'anima, cioè deve essere portata al servizio del fuoco dell'anima la disciplina. E questo è proprio il dramma, no? della nostra epoca, questo, che annichilisce la creatività. Vediamo qual è la radice invisibile invece. Sì, c'è la papessa qua. Allora, la papessa ti svela la tua vera motivazione, che è quella che sfugge totalmente alla mente logica razionale. La papessa è il daimon, la papessa è la missione dell'anima, quella che ti spinge verso ciò che è sacro per te, verso ciò che è misterioso, verso ciò che è trasformativo, soprattutto trasformativo. Questo è il senso di sapere che ogni cosa, sai, no? Come vi insegno sempre, tutto appare, scompare, appare, svanisce. Le immagini, quello che accade, sono sogno, tutto è sogno, sto sognando, sto sognando, sto sognando. Ecco, questa è la conoscenza interiore che ti permette di comprendere lo stato di sogno, cioè nel senso che non esiste una realtà concreta, non esiste una realtà oggettiva. E quindi la radice invisibile, il tuo daimon ti spinge a sperimentare affinché tu possa crescere in conoscenza iniziatica, non a garantirti l'orticello, quello è il senso, perché tutto ti viene dato quando ne hai bisogno. Quindi a sradicare anche lì i valori comuni, no? Per esempio il tuo desiderio di aprire un progetto creativo, oppure un lavoro spirituale, oppure un percorso artistico che non nasce dall'ambizione sociale, ma una cosa che vuoi aprire che nasce dall'urgenza interiore di esprimere te stessa o te stesso. Anche se
il mondo non ti garantisce il successo o la sicurezza. Ecco, la papessa ti invita a seguire il richiamo invisibile che ti porta a creare infinite immagini, infiniti mondi, anche se il mondo non ti garantisce il successo in quello che vuoi fare, che è il mondo metodico, no? Ok. Adesso vediamo qual è il Dio nascosto nella mancanza, no? Terza carta abbiamo messo il Dio nascosto nella mancanza, la forza con la quale devi unirti eroticamente per trasformare il piombo in oro. Cioè, è proprio, non ci credo, il 9 di denari è proprio quella percezione di non avere tutto. È proprio l'abbondanza qua il 9 di denari, l'abbondanza spirituale e materiale. Ed è questo il Dio con il quale ti devi interfacciare, cioè l'esatto opposto, il Dio della mancanza. È uscito il Dio della mancanza all'opposto. La penuria, il senso di frustrazione legato al non avere la prosperità che vorresti. Quindi il 9 di denari qua rappresenta il Dio della mancanza, cioè la forza con la quale devi unirti eroticamente per trasformare il vuoto che percepisci in oro, cioè ti devi unire al vuoto. Devi aumentare l'emozione della mancanza, della penuria. Vi ho messo la pratica potentissima per farlo. Tanto lo so che lo state già sperimentando, lo dico per le ragazze nuove, no? Sequenza fluida yoga sciamanico, potere rituale erotico con la Kundalini. Aumenta il tuo senso di vuoto e di mancanza, aumentalo con la respirazione, onoralo, onora il tuo daimon, aumentalo. In quel modo, dandogli attenzione con la respirazione e con l'attenzione, tu gli stai dando amore, ti stai unendo eroticamente. Ossia, grazie a quest'unione erotica con la mancanza, tu creerai nuove manifestazioni di oro, dal piombo in oro. Questo è la sovranità interiore che nasce dall'unione erotica con il vuoto creativo. Esempio, invece di lamentarti di non avere per esempio soldi o di non avere riconoscimenti o di non avere clienti, con l'unione erotica, con questa sensazione che provi, impari a godere della tua indipendenza invece. Impari a godere delle tue competenze, impari a godere del tuo talento e da qui nasce la vera abbondanza. Perché il vuoto che senti diventa terreno fertile del tuo oro e ti manifesta nuove realtà. In tutte la legge di attrazione che sentiamo oggi rivisitata un po' così da supermercato, no? Da bar, non ti insegnano a fare questo. Ecco perché lo sciamanesimo è il più potente in assoluto. Perché, come ti ho detto anche nell'intro, il mondo, la psicologia da bar, che è unita ai legami adesso del mondo, no? La Matrix, quando senti delle emozioni che ctonie, sotterranee, le giudica negative, mancanza, penuria. No, non devi essere povero, no, non devi sentire mancanza, no, non devi sentire le emozioni, quindi non ti fa alleare agli dèi. Quindi rimanendo sempre vittima e frustrato. Adesso passiamo al secondo atto, il salto nel cuore. Andiamo a vedere il fantasma, il mostro della mente, gli ostacoli immaginari che la mente del mondo proietta davanti a te. Quali sono? Il re di coppe. Allora, paura di fallire, paura del giudizio degli altri, paura di perdere l'amore o paura di perdere la sicurezza. Questo è il mostro immaginario, che appare molto più grande di quanto sia realmente. Anche delle figure di uomini, no? Anche di archetipi di padri, archetipo di padre, figure di uomini, paura di perdere l'amore se fai del padre o del compagno, o della figura autoritaria che hai visto nell'infanzia. Il re di coppe qua mostra tutte le paure, le emozioni e i giudizi che la mente proietta come ostacoli. È proprio il fantasma della mente del mondo. Per esempio, ti blocchi a lanciare il tuo progetto creativo, qualcosa che vuoi fare, perché temi che gli altri rideranno di te, o temi che gli altri ti criticheranno,
oppure che non sarai in grado di gestire tutto. Il re di coppe ti ricorda che questi timori sono proiezioni, non sono la realtà. Ok? Ok, vediamo adesso, qua abbiamo la carta numero 5, la forza del cuore, il dono dell'unione erotica con il divino, cioè con la mancanza, la penuria, con l'unione erotica, no? Vediamo cosa ne deriva aumentando questa emozione che la tua mente giudica negativa, con il dio della mancanza, della penuria. Cosa ne deriva? La forza del cuore. Traghetti, il 6 di spade. Cosa succede quando ti unisci eroticamente a questa forza qui? Che vai oltre le paure. È la traversata delle acque interiori, è il viaggio iniziatico che ti porta verso la nuova terra interiore. Cioè la forza del cuore è la capacità di spostarsi, di muoversi con fede, anche quando la mente ti urla di fermarti. La forza del cuore di spostarti lo stesso anche se la mente non vuole. Per esempio, decidi di cambiare lavoro, decidi di cambiare città o decidi di cambiare progetto creativo seguendo la tua intuizione, ok? Ora, anche se la mente razionale ti segnala rischi, ostacoli, impedimenti, tu ti lasci trasportare dal cuore e scopri che ogni passo che andrai a fare ti avvicina sempre di più al tuo vero obiettivo. Ok. Qual è lo scenario che si manifesta? No? Qua abbiamo carta numero 6, la realtà che si apre se scegli la via del cuore e della resa. Cioè, cosa succede? Guerriera di luce. Guerriero di luce, 7 di bastoni. Un terreno dove difendere la tua scelta. Cioè, un terreno dove difendere la tua scelta diventa atto di coraggio e non più lotta contro il mondo. Cioè, ti spiego, questa è la vetta dove la tua anima si afferma, guerriera, libera, come creatrice del suo destino. Cioè, ti spiego, continui a portare avanti il tuo progetto creativo nonostante dubbi, ostacoli e giudizi. E alla fine questo coraggio ti permette di emergere come esempio e come guida, trasformando il tuo impegno in un successo autentico. Guerriero, difendi, no? Difendi la tua posizione. Porti avanti il progetto creativo nonostante dubbi, ostacoli, ci dai dentro, cioè... E questo trasformerà il tuo impegno in un successo autentico. Wow. Adesso, terzo atto, la ferita trasmutata. Qual è la ferita che viene guarita e trasformata? Carta numero 7, la ferita originaria. Vediamo qual è la separazione dall'unione con il divino. La lama, cioè, l'ho scritto prima qua su questa, l'asso di spade, la ferita originaria. Cioè, l'asso di spade mostra la nascita della mente razionale, che divide, separa, che discrimina. Come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, la mente è l'aiuto, la mente fu l'ostacolo. La mente fu l'aiuto, la mente fu l'ostacolo. Questa è la ferita primaria che genera confusione e paura. È proprio la lama della mente che taglia il mondo e lo divide in delle categorie rigide. La prima coppia di opposti, la matrice di tutte le coppie di opposti, è visibile e invisibile. Poi maschile e femminile. Quindi visibile e invisibile, umano e divino, la stessa cosa. Maschile e femminile, meglio o peggio, giusto o sbagliato, vantaggio o svantaggio, migliore, peggiore. Divide. Noi dobbiamo trascendere il giudizio. Però questa è anche la chiarezza necessaria per iniziare a guarire, sapere che la ferita originaria è questa, è la mente razionale. Per esempio, ti senti bloccata o bloccato, ti senti sola, ti senti solo o incapace di raggiungere i tuoi desideri perché pensavi di non avere supporto o guida. Bene,
Questa carta ti invita a vedere questa separazione come punto di partenza per riscoprire la connessione interiore. Cioè, la ferita originaria è la mente razionale. Hai capito che tutto ciò che ti rende, ti fa sentire non abbastanza, tutto quello che vedi quotidianamente è frutto è la progenie della mente razionale. La progenie della mente razionale. Quindi vedendo questo, la ferita originaria, tu prendi consapevolezza. Ok. Ora andiamo a vedere carta numero 8, l'atto di fede e follia, la pratica quotidiana. Il coraggio di seguire il cuore nonostante la mente. Vediamo. È quello che devi fare. Cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe qua rappresenta l'azione ispirata dal cuore, no? Il darsi, il sacrum facere, colui che porta la coppa, mi do, mi offro. È la dedizione quotidiana, è la pratica spirituale, lo yoga sciamanico, le pratiche che vi faccio fare sempre, la dedizione quotidiana a quello. Quella pratica spirituale che non cerca risultati immediati, ma segue il richiamo della passione. Quella è la follia sacra necessaria per superare la mente del mondo. Per esempio, ogni giorno pratichi yoga sciamanico, facciamo le pratiche insieme, meditazione o creazione artistica, anche se i risultati concreti tardano a manifestarsi. Bene, ma la tua fede nel farlo continuamente rafforza il legame con il tuo amante mistico e la forza interiore per realizzare tutti i tuoi obiettivi, tutto il daimon, tutto il tuo destino. Ricorda che la mente divide e separa, la mente mente, come diceva il grande Osho. Ok, ricordati che la tua anima vuole sperimentare in tutto ciò che non conosci, nel mistero, non nel conosciuto. L'obiettivo dell'anima è il viaggio stesso, nel mistero, nella sperimentazione. La realtà non esiste, tutto è sogno, immaginazione. Quindi vediamo cosa ne deriva. Vediamo qual è la resurrezione, no? Qua abbiamo il volto nuovo che assumi dopo la ierogramia, cioè quando ti sei sposata o sposato con il dio, la dea della mancanza. E beh, il 10 di bastoni. Tutti i pesi che vedevi prima da una prospettiva di vittima diventano i tuoi più potenti alleati. Quando sentivi il peso della mancanza, il peso della frustrazione, il peso della tristezza, il peso, diventano i tuoi potenti alleati. Il peso non è più oppressione, ma potere creativo, perché ti sei alleata o alleato al Dio. E la responsabilità diventa atto sacro. La fatica non è più fatica, ma si trasforma nell'oro. Cioè, con questa carta tu gestisci il tuo progetto in sicurezza adesso. Questo è il culmine del viaggio iniziatico, il momento in cui il peso accumulato durante tutto il percorso non ti schiaccia più, non sei più vittima, ma diventa il tuo potente alleato, la tua forza. Ogni bastone che porti rappresenta una prova. Sai che nei Rider Waite questa persona porta il bastone, qua ci sono due bambini, non a caso qua è bellissimo, è indicativo perché la persona porta il peso della sua creatività, perché non la vede da vittima e porta il peso del suo bambino interiore. Cioè questa carta è proprio indicativa per questa lettura. Tutto quello che tu vedevi fatica, tutto ciò che tu vedevi frustrazione, erano inganni della mente, perché stavi semplicemente portandoti addosso il peso della tua creatività. E siccome la mente vuole renderti vittima, ti dice che la creatività, essere creativi, essere folli è sbagliato, il bambino è folle e creativo. E quindi tu adulto, la vittima da adulta inconsapevole, si porta sulle spalle il peso del suo dono, perché lo vede come un problema. Perché quando tu inizi, quando vuoi essere uguale a tutti gli altri, no? I condizionamenti che ci hanno dato, noi ci mettiamo una maschera per non essere migliori di qualcun altro o per non essere peggiori, c'è sempre
per mantenerci tiepidi, tiepidi. E questo non ti fa emergere. E allora ciò che prima sembrava un fardello adesso è carica sacra, potere incarnato. Sei risorta o sei risorto come creatrice autonoma, guerriera del cuore, alchimista del desiderio. Per esempio, immagina di avere un progetto creativo o un obiettivo di vita che hai inseguito con coraggio, affrontando paure, dubbi ogni giorno. Ecco, all'inizio sembrava tutto troppo pesante, ogni passo faticoso, ogni scelta un carico, ma adesso, grazie alla tua dedizione, alla tua pratica sciamanica, il progetto prende forma. Hai imparato a organizzarti, a difendere il tuo spazio, a trasformare ostacoli in opportunità, potenziandoti con le emozioni. Quello che prima era un peso, adesso il tuo più potente alleato è uno strumento. Quello che prima era peso, adesso è uno strumento. La tua responsabilità, la tua disciplina, la tua esperienza diventano oro, cioè potere creativo da offrire al mondo. Quindi trasmuterei questa carta come metterei accanto imperatore o imperatrice, no? Ma è proprio bellissima indicativa di questo, cioè porti volentieri, non direi addosso, porti volentieri la leggerezza della tua creatività, che poi per la mente è il peso della creatività, il peso del dono, no? Wow. Adesso, ragazze mie e ragazzi, concentriamoci sul 9 di denari, che è il dio con il quale devi entrare nell'unione erotica, il dio Ladea, no? Allora vi chiedo di chiudere un attimo gli occhi, di mettere le mani sul cuore, mano sinistra, mano destra sopra la mano sinistra, mettete le mani sul cuore, braccia leggere, mani sul cuore, chiudete gli occhi e pensando a quello che volete realizzare in questo momento della vostra vita, pronunciamo insieme la formula dell'amore, la formula dell'unione erotica, la formula psichica della creazione immaginale. Ripeti dopo di me. Non esiste né l'incontrarsi né il separarsi. Esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. Io cerco il tuo amore in ogni mondo, poiché il tuo amore è ciò che ho perduto. Ma in verità non esiste né l'incontrarsi né il separarsi. Esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. Ancora una volta. Non esiste né l'incontrarsi né il separarsi. Esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. Io cerco il tuo amore in ogni mondo, poiché il tuo amore è ciò che ho perduto. Ma in verità non esiste né l'incontrarsi né il separarsi. Esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. Continua a pensare al tuo obiettivo. L'ultima volta. Non esiste né l'incontrarsi né il separarsi. Esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. Io cerco il tuo amore in ogni mondo, perché il tuo amore è ciò che ho perduto.
ma in verità non esiste né l'incontrarsi né il separarsi. Esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. Mettete le mani giunte in preghiera, fate un inchino, ringraziate, e quello che vi ho fatto fare adesso è la formula psichica bellissima da ripetere sempre quando avete a che fare con un Dio, con una forza, oltre a dire ho fede in te. E potete inserirla anche nella sequenza fluida yoga sciamanico che abbiamo fatto già insieme. Già quando tu dai attenzione, quando tu aumenti quell'energia, aumenti la dea della mancanza, dea della solitudine, dea del rimpianto, quando aumenti quelle forze con la respirazione, le posizioni, tu stai facendo l'amore col Dio. Allora se siete per esempio, se non avete modo di fare la pratica, in un giorno per esempio, pronunciate sempre la formula psichica dell'unione erotica della creazione immaginale. Ok? Quindi quello che ci sta dicendo chiaramente la stessa, adesso abbiamo sciamanizzato forte, è che l'obiettivo apparente sembra concreto, sicuro, approvato dalla società. Tu vuoi una carriera stabile, ma il cuore sogna creatività. La vera motivazione è la passione, il daimon, la conoscenza sacra, cioè tu desideri aprire un progetto spirituale o creativo. La forza nella mancanza, nella penuria, nella solitudine è ciò che ti darà l'oro, trasformare il vuoto in oro. Cioè impari a godere della tua indipendenza e del tuo talento. Impari attraverso queste forze con le quali ti allei a godere di quello che è, di quello che c'è, per avere qualcosa oltre a quello che c'è. Le paure emotive e i giudizi proiettati dalla mente sono legati proprio a quello che gli altri possono pensare, o anche la paura di fallire o di essere giudicata, no? La forza del cuore invece sta nella traversata delle paure verso una nuova terra interiore, cioè seguire un'intuizione anche se sembra rischioso. E cosa si manifesterà? Difenderai la tua scelta con coraggio, emergerai come creatrice o creatore, cioè continuerai il progetto creativo nonostante gli ostacoli. La ferita originaria è la semplicissima, comune e enorme separazione dal divino. E questo, la separazione che ci hanno fatto gli imperi, la separazione che ci ha fatto la mente razionale, che poi l'impero è la stessa cosa. E quindi non sentirti più bloccata o bloccato è solo perché riscopri la connessione interiore attraverso l'autopotenziamento, no? L'atto di fede è l'azione ispirata dal cuore, la pratica quotidiana, la dedizione. Pratica yoga sciamanico, meditazione ogni giorno senza cercare risultati immediati. E com'è la risurrezione? Che trasformi tutto in potere creativo, diventa responsabilità sacra. Il progetto prenderà forma e tutto il carico diventerà oro e forza. Ok? Wow! Brave, bravissime, bravissimi, bello, 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 bellissimo. Mi auguro che questa sia stata un'ulteriore lettura di quelle clicconi e sì, concludo qui. Io vi invito sempre a praticare, i 21 giorni li trovate qua sotto e vi abbraccio fortissimo, una ad una e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.